Ma come faccio a preparare la prossima sessione così? Giù da ballerino! Che diavolo stai facendo? Master, sto creando la build perfetta per un barbaro, sfruttando un comma di Tasha, un archetipo di Xanatar e un'errata corrige mai pubblicata nel manuale del giocatore, nonché una razza homebrew creata da Matt Mercer. Posso creare un barbaro che faccia 120 danni al round. Sì, d'accordo, ma il background? Il background, l'interpretazione. Cosa sono queste cavolate da giochi narrativi, da pivelli della quinta edizione? No, noi vogliamo fare tanti danni, vogliamo essere il terrore dei nemici e dei PG e dei PNG. Tutti ti odieranno, barbaro, ma io ti amerò. Sigla! Ciao! Ti do il bentornato o il benvenuto su Esempi di ruolo. Io sono Stefano e oggi cominceremo a parlare di classi di Dungeons and Dragons. Inizieremo parlando del barbaro, vedremo lo stereotipo del barbaro, lo vedremo attraverso due esempi molto lontani da questo stereotipo. Uno, un personaggio che solitamente è calmo, tranquillo e che cede all'ira barbarica solo in una particolare condizione. L'altra, invece, è una combattente, una guerriera, diligente, seria, che cede alla furia barbarica a causa di una decisione sbagliata nel suo passato. Innanzitutto, che cos'è il barbaro? Il barbaro è un combattente, ma a differenza di un soldato, di un militare, non ha avuto un addestramento così rigido, disciplinato, ma soprattutto possiede la capacità dell'ira barbarica, uno status nel quale egli può entrare per diventare ancora più forte e più letale in combattimento. Nell'immaginario comune, il barbaro, a causa di questa mancanza di disciplina, è visto spesso come un personaggio selvaggio, rude, stupido, magari dall'odore poco gradevole. Giocare questo stereotipo del barbaro può essere molto divertente, ma secondo me si può interpretare il barbaro anche in altre maniere. Solitamente l'ira barbarica è uno status nel quale il barbaro entra di sua volontà, ma se così non fosse? Il primo esempio che vedremo oggi cavalca proprio quest'idea. Parliamo di Tim. Tim è un commerciante di tessuti. Dopo un paio di anni di servizio militare, con i risparmi ha aperto una piccola bottega. In generale, adesso, Tim è un uomo tranquillo, sereno, pacifico, ma cede ad una furia omicida e sanguinaria quando sente una singola parola: tasse. Bellissime, adorabili tasse! Sì, quelle tasse che lo hanno costretto a chiudere bottega, a separarsi da sua moglie, che è scappata con il panettiere del villaggio e i suoi figli ormai non lo vogliono più vedere. Per via di questo odio per le tasse e tutto ciò che è collegato con le tasse, Tim si è unito ad un gruppo di gnomi anarchici. Tim in questo momento, insieme ad un gnomo anarchico, sta conducendo un piccolo carro pieno di pericolosa polvere da sparo che verrà utilizzata per far fuggire dalla prigione alcuni anarchici che sono stati recentemente incarcerati. Ad un certo punto delle guardie bloccano la strada, rivolgono alcune domande a Tim e allo gnomo chiedendo cosa c'è dentro quel carro. Tim con una grande tranquillità risponde: no signora guardia, stiamo solo portando della farina che verrà utilizzata per fare del pane a degli orfanelli. La guardia tuttavia ha avuto ordini precisi, deve controllare tutti i carichi di tutti i carri che passano per quella strada. Quando comincia ad andare a avvicinarsi verso il retro del carro, lo gnomo che sta insieme a Tim cade in preda al panico. In quel momento dice una cosa: signora guardia, cosa fa? Vuoi controllare il carico? Siamo degli onesti cittadini, noi paghiamo sempre le tasse. Tim, che fino a quel momento era rimasto tranquillo e sereno, a sentire quella parola perde la sua compostezza e cede all'ira barbarica. Il suo sguardo e il suo sorriso mutano. Gli occhi e la bocca si spalancano, digrigna i denti, prende l'accetta che lo gnomo aveva furbamente messo accanto a Tim all'inizio del viaggio, salta urlando verso la guardia più vicina, comincia a dare dei potenti fendenti sul corpo del malcapitato. Ed ogni colpo di accetta Tim urlerà di dolore per quello che ha perso.
Dopo che Tim ha trasformato questa strada in un lago di sangue, uccidendo tutte le guardie, simbolo dello Stato e quindi delle tasse, si calmerà, risalirà sul carro, tornerà a essere tranquillo e pacifico e insieme all'ognomo andranno velocemente verso il loro rifugio. Come abbiamo visto, Tim è molto lontano dallo stereotipo del barbaro selvaggio. È un uomo comune, per via di alcune sventure nella sua vita, odia profondamente le tasse, i balzelli, ha un minimo di addestramento militare, quindi sa come utilizzare le armi. Quindi in questo caso l'ira barbarica non è più un qualche cosa che il personaggio attiva di propria volontà, ma è un qualcosa che si attiva per una condizione esterna. Può essere molto divertente fra giocatori fare un po' di metagame, cioè quando sta per iniziare un combattimento fra giocatori si dice: ehi ragazzi, devo entrare in ira, sapete cosa dovete dire? E l'altro giocatore nel mezzo del combattimento dirà una semplice parola che attiverà la furia di Tim. Come si interpreta Tim? Tim avete visto che è come se avesse due personalità, una calma e tranquilla e una in preda all'ira barbarica. Quando è tranquillo, ha gli occhi semichiusi, un sorriso come se fosse mezzo ubriaco. Parla tranquillo, sereno, scandendo lentamente le parole e usa le mani a calmare le persone con cui sta parlando. Sì, guarda, è solo della farina, non vi preoccupate. Ma quando cede all'ira barbarica, gli occhi si aprono, le sopracciglia si abbassano, digrigna i denti come se fosse una bestia selvaggia, comincia a urlare tutto il suo dolore. Oggetti di scena? Una penna, oppure un pennarello. Un piccolo consiglio: Tim durante il combattimento scandisce le sue frasi dandosi il tempo con l'accetta, quindi potrebbe essere divertente che ad ogni colpo ricordare alle guardie una delle tante tasse per il quale Tim purtroppo ha perso tutto, ma in cambio è diventato un barbaro. Allontaniamoci da questa città e andiamo in un'altra, dove in una piccola caserma c'è una donna. Adele è una ragazzina fragile, dalla salute cagionevole. Il suo sogno è quello di diventare un soldato e poter tenere tutti al sicuro. Purtroppo il suo corpo non glielo permette. E allora cosa fa? Fa un patto con il dio delle bestie, Malar, e in cambio di un corpo sempre in salute e forte, il dio delle bestie ha inserito dentro Adele una parte della sua essenza selvaggia, brutale, sanguinaria. Ogni volta che Adele si ritrova in un combattimento particolarmente crudele, Adele, contro la sua volontà, entra in uno stato di furia che la rende più forte, ma dalla incontrollabile sete di sangue. Molti anni dopo questo patto, Adele è diventata il capitano delle guardie della sua città. Tutti la conoscono perché è una donna tutta d'un pezzo, seria, diligente e anche severa. In questo preciso momento sta pattugliando, insieme ad alcuni suoi sottoposti, una delle vie della città, dove sono stati trovati di recente alcuni cadaveri. Mentre stanno pattugliando queste strade, Adele, in maniera diligente, comanda i suoi uomini. Voi due andate in quel vicolo e state attenti a tombini e finestre, non sappiamo bene ancora cosa abbia ucciso quelle persone. E tu stai attento con quella balestra, l'altra volta hai quasi ucciso il tuo compagno. Mentre stanno facendo il loro lavoro, le guardie scoprono che nelle fogne si nascondono dei non morti, dei ghoul, degli esseri che si saziano delle carni dei viventi. Adele, insieme ai suoi uomini, entrano nelle fogne e cominciano ad affrontare queste bestie. I ghoul sono davvero tantissimi, molti di più di Adele e dei suoi soldati. Nel mezzo del combattimento, mentre osserva i suoi commilitoni feriti dai morsi e dagli artigli di queste bestie, mentre con la sua spada continua ad affettare, continua a colpire e a uccidere questi mostri, l'essenza del dio delle bestie si attiva. La furia di Adele è molto selvaggia, sembra quasi una pazza, comincia a sorridere in maniera malefica e a vedere i ghoul come se fossero degli squisiti bocconcini, e con la sua spada in maniera frenetica comincia a colpirli uno dietro l'altro. Chiunque fosse presente in quella scena avrebbe visto negli occhi di Adele una intensa luce rossa. Non distingue più amici da nemici e alla fine del combattimento si rende conto che è rimasta da sola, purtroppo per Adele,
alcuni giorni dopo, ha saputo che un piccolo esercito nemico si sta avvicinando alla sua città. Lei vuole mantenere sicuri i suoi cittadini, ma chi riuscirà alla fine a salvare questa città? Adele o il dio delle bestie? Come si interpreta Adele? Adele, quando fa il capitano, ha una postura molto ben composta, fiera, e osserva gli uomini guardando dritto negli occhi, con sguardo serio, e soprattutto usa le mani per indicare gli stessi soldati dove e cosa devono fare. Tu vai in quel vicolo e controlli i tombini, tu invece vai su quella finestra e dimmi cosa vedi. Quando è in preda all'ira barbarica, comincia a tremare con dei piccoli spasmi, sorride di piacere e di gioia nel vedere ogni suo singolo colpo entrare nelle carni dei suoi nemici, carni che vengono colpite, affondate con la sua spada. Anche questa volta può essere un semplice pennarello, che a differenza dell'accetta di Tim, questa invece va con degli affondi. Bene avventurieri, perché quindi ruolare un barbaro diverso dallo stereotipo? Abbiamo visto con Tim una persona educata, composta, serena, ma diventa una macchina da guerra solo attraverso particolari condizioni. Mentre con Adele abbiamo visto che è un personaggio composto, un guerriero disciplinato, quindi ben lontano dall'idea dello stereotipo del barbaro selvaggio e stupido, ma che nel mezzo di un combattimento particolarmente sanguinario e violento diventa molto simile al dio delle bestie con il quale lei ha stretto un patto. Ottimo avventurieri! Nella prossima ispirazione continueremo a parlare di classi Dungeons and Dragons, cominceremo a parlare di magia, cominceremo con gli stregoni. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere nessuna delle prossime ispirazioni. Vi auguro tanti eventi naturali. Alla prossima avventura! Il master non capisce niente, ma presto sarò io il master.